Ciao, sono Barbara e ti do il benvenuto sul mio canale. Anche quest'anno San Valentino è arrivato. Oggi gli innamorati si scambiano regali, cioccolatini, fiori. La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati, celebrata in gran parte del mondo il 14 febbraio. La festività prende il nome dal santo e martire cristiano San Valentino di Terni. Venne istituita dal Papa Gelasio I nel 496 d.C. per sostituire la precedente festa pagana dei Lupercalia. Questo per cristianizzare una festa già celebrata in precedenza. Secondo una leggenda, il santo avrebbe donato ad una fanciulla povera il denaro necessario per la sua dote, per poter sposare il suo amato. Per questo episodio il santo è considerato il protettore degli innamorati. Secondo un'altra leggenda, nel III secolo d.C. si ebbe il martirio del vescovo Valentino, torturato e decapitato proprio il 14 febbraio. Il vescovo Valentino fu giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio della cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che era pagano. I due giovani erano molto innamorati e Sabino decise di convertirsi per sposare la donna che amava. La giovane era gravemente malata ed i due sposi morirono insieme proprio mentre Valentino li benediceva. La festa di Lupercalia fu abolita dopo la decapitazione del vescovo Valentino. Alla diffusione della festività di San Valentino, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i benedettini. I Lupercalia. Il Lupercalia era il rituale della fertilità che si teneva poco prima del Capodanno romano, che era il 1 marzo. Era dedicata al dio Fauno Luperco, venerato dai pastori e protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi. Si celebrava il 15 febbraio di ogni anno, perché in questo periodo i lupi affamati si avvicinavano agli ovili. Durante i Lupercalia gli uomini sacrificavano una capra e un cane e utilizzavano le pelli della capra sacrificata per frustare le donne. I nomi di uomini e donne che adoravano questo dio venivano inseriti in un'urna e poi mischiati, quindi un bambino, una sorta di Cupido, estraeva i nomi di alcune coppie che per un intero anno avrebbero vissuto in intimità affinché il rito della fertilità fosse concluso. L'anno successivo sarebbe poi ricominciato il rito con altre coppie. Era una festa che andava quindi contro gli ideali cristiani, piena di eccessi e lussuria. Per avere una festa romantica, il 14 febbraio, dobbiamo aspettare la fine del 1200, con il dolce stil nuovo, l'introduzione dell'etica cavalleresca e della donna angelo. Le Valentine. Le valentine sono i bigliettini d'amore, spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati e con l'immagine di una colomba o di Cupido con arco e frecce. L'origine delle valentine risale al 1415, anno in cui Carlo duca di Orléans, imprigionato nella Torre di Londra, scrisse un'appassionata e dolce lettera d'amore a sua moglie. Da qui l'usanza molto sentita nei paesi anglosassoni di cercare la cartolina o il bigliettino più bello per esprimere i propri sentimenti alla dolce metà. Il grande Shakespeare nell'Amleto ci parla di San Valentino, spiegando come le giovani donne ancora non sposate a febbraio si affacciassero alla finestra per adocchiare il loro futuro sposo. L'aspetto religioso della festa stava venendo meno. Nel XVI secolo in Francia il giorno di San Valentino si svolgeva la lotteria dell'amore. Donne e uomini ancora soli si riunivano in due case poste una di fronte all'altra e dalla finestra facevano i loro nomi in modo da formare delle coppie. Nel caso in cui l'uomo non fosse soddisfatto della donna capitata per mano del destino, poteva lasciarla e sceglierne un'altra. A fine serata tutte le dame respinte organizzavano un gran falò bruciando le foto degli uomini che si erano permessi di scaricarle, mancando loro di rispetto. Questa usanza in Francia non durò molto.
Negli Stati Uniti i biglietti commerciali iniziarono ad essere prodotti nel 1800. Erano inizialmente molto semplici, dipinti con immagini in bianco e nero, con una parte in bianco in cui scrivere il proprio messaggio d'amore. Ai giorni nostri i biglietti di San Valentino accompagnano il dono da regalare all'amato, quindi le scatole di cioccolatini, i profumi, i gioielli, i fiori. Buon San Valentino a tutti e se siete single la vostra festa è domani, il 15 febbraio. Spero tanto che questo video ti sia piaciuto e possa tornarti utile. Al prossimo!